Benvenuti, cercatori di verità nascoste e sognatori incalliti, nel vostro porto sicuro, l'unico luogo dove i sussurri dello spettacolo diventano grida del cuore. Bentornati su Gossip alla turca. Oggi, il vento che soffia dalle coste dell'Egeo porta con sé un profumo intenso, un misto di salsedine, mistero e, forse, di una passione che si rifiuta di morire. Le onde del pettegolezzo si sono alzate nuovamente, impetuose, e al centro della tempesta troviamo i due protagonisti indiscussi delle nostre cronache sentimentali più tormentate, Afra Saraciolo e Mert Ramazan Demir. Se pensavate che il sipario fosse calato sulla loro complessa dinamica, preparatevi a ricredervi, perché la storia che stiamo per dipanare ha i contorni di una fuga romantica degna di un romanzo. Ma prima di addentrarci nei vicoli fioriti di Bodrum e nei segreti delle loro notti, vi chiedo un piccolo gesto che per noi significa il mondo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nemmeno un sospiro delle vostre star preferite e, se desiderate sostenere il nostro lavoro di scavo profondo e accedere a contenuti esclusivi, considerate di unirvi alla nostra famiglia d'élite tramite il pulsante abbonati. Un vostro like è una carezza al nostro impegno, un commento è il filo che ci unisce. Siete pronti? Abbassiamo le luci, si parte. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono storie che sembrano destinate a non trovare mai un punto fermo, narrazioni che vivono di ellissi, di non detti, di sguardi che urlano ciò che la voce tace. Quella tra Afra Saraciolo e Mert Ramazan Demir è, senza ombra di dubbio, l'epopea sentimentale che più di ogni altra tiene la Turchia, e non solo, con il fiato sospeso. Dopo mesi di speculazioni, smentite a mezza bocca e silenzi strategici, una nuova, potente ondata di indiscrezioni ha travolto i social media, ridisegnando la mappa del loro rapporto. Questa volta, non si tratta di semplici avvistamenti fugaci in una Istanbul frenetica, ma di qualcosa di molto più intimo, quasi sacro, una presunta fuga segreta nel paradiso turchese di Bodrum. Tutto ha avuto inizio con la scintilla classica del gossip moderno, l'obiettivo indiscreto di un paparazzo locale. Un'immagine sfocata, granulosa, quasi un dipinto impressionista più che una fotografia documentale, ha iniziato a circolare febbrilmente in rete. Lo scatto ritrarrebbe i due attori mentre varcano la soglia di una lussuosa villa fronte mare. Il dettaglio che ha acceso la miccia del sospetto non è tanto il loro arrivo, avvenuto strategicamente in momenti diversi della giornata per non destare attenzione, quanto il fatto che, secondo le testimonianze, nessuno dei due avrebbe lasciato quel santuario privato per l'intera durata della notte. Ma se l'immagine da sola poteva lasciare spazio al dubbio, sono state le voci del popolo, i testimoni oculari della vita quotidiana di Bodrum, a fornire i colori per questo quadro intrigante. Durante il fine settimana, entrambi sono stati avvistati nel mercato locale, un crocevia di profumi e colori dove l'anonimato è difficile da mantenere. Non erano insieme, badate bene, ma le loro azioni sembravano seguire un copione invisibile e complementare. Un dipendente del mercato ha descritto un'Afra quasi irriconoscibile, nascosta dietro grandi occhiali da sole e un berretto calato sul viso, nel tentativo evidente di passare inosservata. Eppure, la sua voce, quel timbro inconfondibile che conosciamo bene, l'ha tradita mentre ordinava fiori bianchi, simbolo di purezza e nuovi inizi, e frutta tropicale. Poche ore dopo, quasi a completare la scena di un appuntamento preparato con cura meticolosa, è apparso Mert. La descrizione che ne fanno i testimoni è diametralmente opposta, nessun travestimento, ma un sorriso radioso stampato sul volto. Il suo carrello della spesa parlava un linguaggio universale, quello del romanticismo. Candele profumate, per creare l'atmosfera, e 2 bottiglie di vino pregiato, il nettare ideale per sciogliere le tensioni e favorire le confidenze notturne. Vi chiedo, anime attente di Gossip alla turca, secondo voi, si tratta di una straordinaria e fortuita coincidenza, o siamo di fronte a una strategia ben orchestrata per depistare i media mentre si vive un momento di autentica intimità? La vostra opinione è fondamentale per noi, scrivetela nei commenti. Per comprendere appieno la portata di questi eventi, dobbiamo fare un passo indietro e osservare il tessuto connettivo che lega queste due anime. Fonti vicine alla produzione della serie che li ha visti protagonisti confermano che il legame tra Afra e Mert non si è mai spezzato con la fine delle riprese.
Al contrario, lontano dai riflettori, hanno mantenuto una relazione strettissima, quasi simbiotica. Sebbene non abbiano mai apposto l'etichetta ufficiale di coppia al loro rapporto, le voci di una storia d'amore clandestina sono cresciute esponenzialmente a ogni apparizione congiunta. Un membro del team tecnico, che li ha osservati da vicino per mesi, ha dichiarato: Mert è sempre stato incredibilmente protettivo nei confronti di Afra. Si prende cura di lei in un modo che va oltre l'amicizia, l'ascolta con un'intensità rara e ha il dono di farla ridere anche nei momenti di stress. È evidente a chiunque abbia occhi per vedere che c'è qualcosa di profondo tra loro. E come dimenticare quel momento, ormai diventato virale e scolpito nella memoria dei fan, in cui Mert, durante un'intervista, si lasciò sfuggire una frase che sapeva di verità assoluta: Afra è più di una collega, lei è la mia pace. Una dichiarazione d'amore mascherata da complimento, che ha catturato i cuori di milioni di persone. Ora, con questo presunto ricongiungimento sulle rive dell'Egeo, la speculazione ha raggiunto livelli febbrili. I fan più attenti, veri e propri detective digitali, hanno iniziato ad analizzare ogni pixel dei loro post sui social media, notando sfondi stranamente simili, dettagli di arredamento coincidenti e quella stessa, inconfondibile vista sull'oceano che sembra fare da cornice alle loro solitudini apparenti. Sebbene nessuno dei due abbia commentato direttamente, la tensione elettrica tra i loro follower è palpabile. Si parla apertamente di una riconciliazione segreta, di un tentativo di ricucire uno strappo lontano dagli occhi giudicanti del mondo. Le loro recenti dichiarazioni pubbliche, se lette in filigrana, sembrano alimentare queste speranze. In un'intervista recente, alla domanda diretta sull'amore, Afra ha risposto con un sorriso enigmatico, quasi una Monna Lisa moderna. Penso che quando il tuo cuore è in pace, non dovresti pensare troppo alle cose. Una frase che suggerisce un ritrovato equilibrio interiore, forse dovuto proprio a una presenza rassicurante nella sua vita. Parallelamente, Mert, interrogato sul suo stato sentimentale, ha offerto una risposta altrettanto criptica ma carica di positività: sono in un buon posto in questo momento, circondato da persone speciali. Chi potrebbe essere più speciale della persona che definisci la tua pace? Cosa ne pensate voi? Credete davvero che stiano dando una seconda, preziosa possibilità alla loro relazione, proteggendola questa volta dalla luce accecante dei riflettori? Fatemelo sapere nei commenti. Ma la saga di Bodrum non finisce qui. Giorni dopo il presunto incontro, un altro indizio ha riacceso il brusio online, come brace su cui viene soffiato vento. Una storia Instagram pubblicata da Mert mostrava un tramonto mozzafiato sul mare, accompagnato da una melodia dolce e malinconica, di quelle che toccano le corde dell'anima. Solo poche ore dopo, in una sincronia che difficilmente può essere casuale, Afra ha condiviso un'immagine straordinariamente simile, scattata da quella che sembrava essere la medesima terrazza. La didascalia che accompagnava la foto non è passata inosservata: dove c'è anima, c'è connessione. Questa coincidenza ha portato molti a concludere che i due non stessero condividendo solo uno spazio fisico, ma un momento emotivo di rara intensità. Una fonte anonima, vicina all'entourage di uno degli attori, ha gettato benzina sul fuoco confermando che entrambi si stavano prendendo del tempo per riflettere insieme, lontani dalla frenesia mediatica di Istanbul. Dopo tanta pressione, incomprensioni e voci incontrollate, hanno deciso di parlarsi faccia a faccia, senza telecamere, senza giornalisti, solo loro due, nudi nelle loro verità. E sì, hanno scelto Bodrum per la sua tranquillità curativa, ha assicurato la fonte. Sebbene questa non costituisca una conferma ufficiale, i segnali continuano ad accumularsi come tessere di un mosaico sempre più chiaro. Inoltre, secondo diversi internauti che affermano di essersi trovati nelle vicinanze della Villa Galeotta, nelle serate si sarebbero udite risate cristalline e musica provenire dall'interno. Tra le note che filtravano nell'aria notturna, qualcuno ha riconosciuto una canzone specifica, un brano che entrambi avevano menzionato in passate interviste come il loro preferito condiviso: Geceyi Anlatbana, raccontami la notte. Era semplicemente una playlist casuale, o quella canzone era carica di ricordi, un ponte sonoro verso un passato felice che stavano cercando di ricostruire?
La stampa ha tentato di ottenere dichiarazioni dai loro rappresentanti, ma entrambi i fronti si sono trincerati dietro un no comment che suona più eloquente di 1000 parole. Il silenzio, in questi casi, non fa che aumentare la curiosità. Alcuni fan hanno persino iniziato a compilare dossier fotografici, analizzando i dettagli più minuti, cuscini, piante, l'angolazione della luce, per provare che si trovassero nello stesso luogo, nello stesso momento. E come se non bastasse, un gesto social di Mert ha alimentato nuovamente le teorie. L'attore ha recentemente iniziato a seguire su Instagram proprio il negozio di fiori di Bodrum dove Afra era stata vista fare acquisti. Coincidenza? Un cenno romantico nell'era digitale? O semplicemente un modo per mantenere vivo il mistero e giocare con la curiosità del pubblico? Nel mezzo di questa ondata di speculazioni, Afra ha pubblicato un breve messaggio sul suo account, una frase che suona come una dichiarazione d'intenti. A volte non hai bisogno di spiegare nulla quando ciò che senti è più forte di 1000 parole. Questa frase, semplice ma potente, è stata interpretata come un segnale chiaro che qualcosa di profondo e indescrivibile sta accadendo nella sua vita. Da parte sua, Mert è stato avvistato all'aeroporto al suo ritorno a Istanbul. Nonostante i tentativi della stampa di strappargli una dichiarazione, lui si è limitato a sorridere, un sorriso che nascondeva mondi interi, e ha detto: "Grazie per la vostra preoccupazione, sto bene". Quel sorriso, tuttavia, è bastato per incendiare nuovamente i social media con teorie di una riconciliazione imminente. La verità, cari amici, è che al di là delle foto sgranate, delle citazioni criptiche e dei gesti social, c'è una storia che continua a battere forte tra di loro. Una storia che, sebbene mai ufficializzata, è stata sentita profondamente da migliaia di fan che sognano di vederli di nuovo insieme. Questa foga a Bodrum sarà l'inizio di un nuovo capitolo nel loro romanzo d'amore? Siamo giunti alla fine di questo viaggio tra gli indizi e le emozioni di una delle coppie più affascinanti del momento. La situazione è fluida, il mistero è fitto, ma una cosa è certa: noi di Gossip alla Turca saremo qui, vigili come sentinelle, pronti a cogliere ogni minimo segnale per portarvi la verità, o quanto di più vicino ad essa si possa trovare. Se questo approfondimento vi ha fatto battere il cuore, vi prego di lasciare un like e di condividere il video con chi, come voi, vive di queste emozioni. Non dimenticate di iscrivervi e di considerare l'opzione abbonati per sostenere il nostro lavoro di indagine. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video, con nuove rivelazioni dall'affascinante mondo delle stelle turche. A presto!